Dove eravamo rimasti? Beh, la situazione era diventata parecchio strana in Attack on Titan e soprattutto pareva essersi messa male nel momento in cui Eren si è trasformato nuovamente in gigante. Prima di iniziare comunque vi invito a supportare questa serie semplicemente lasciando un like e iscrivendovi al canale, perché dà un aiuto grandissimo alla produzione dei video e soprattutto perché, nel pieno stile giapponese che ci piace tanto, sono le visualizzazioni a mandare avanti una serie come questa. Io sono OslottMDB e questo è Attack on Titan al microscopio, episodio 3. Sarò completamente sincero con i miei ascoltatori. Considero questi due capitoli per lo più inutili, quasi ridondanti si potrebbe dire, dal momento che in 80 pagine rimarcano concetti già detti più e più volte per poi mostrare la risoluzione del problema nel giro di pochi minuti. Il tutto per creare un senso di urgenza e paura che a questo punto non sarebbe assolutamente servito. Cosa accade? Beh, basilarmente Eren va in berserk per qualche motivo non chiaro, magari non controlla bene il suo corpo, ma tanto questa cosa non verrà mai più ripresa da nessuno. Viene abbattuto, tutti iniziano a perdere le speranze, Armin urla il suo sogno e quello di Eren si riprende e chiude la breccia, consegnando la prima vittoria in assoluto al genere umano. Boh, letteralmente in questo capitolo saranno state utili le ultime due cose? Ma hey, lasciamo stare Eren che tanto è lì posato come un sacco di spazzatura. Comunque ci sono molti hint interessanti in questo capitolo, assolutamente, e sono soprattutto nelle interazioni di semplici personaggi di sfondo che quindi, incredibilmente, appaiono sempre più caratterizzati e sempre meno come manichini da maciullare, che in un manga del genere è fantastico. L'idea alla base è che a prescindere da Eren e dalla sua follia, la sua esistenza sia un qualcosa di unico al mondo e che quindi deve essere protetto a tutti i costi, almeno anche solo per studiarlo, e che la sua vita vale sicuramente più di tutte le vite degli altri cadetti, che pur di salvarlo dovranno accettare di morire. Un tema fortissimo. È lampante come Isayama stia preparando il terreno per tutte le rivelazioni che avverranno in futuro, cercando di scavare bene nelle motivazioni di ogni personaggio e lasciando piccoli indizi sulle morali di ciascuno, cercando di modellare tridimensionalmente il futuro cast di personaggi e persino i capitani, che vanno spezzando l'area di superiorità intoccabile per mostrarsi invece umani. Questo perché storie in cui solo i due protagonisti sono gli unici con una qualche motivazione sono davvero tante, mentre qui paradossalmente trovo molto più interessante vedere il pelatone coi baffi che non Eren, il che è assurdo se pensiamo al target di Attack on Titan, che è un manga che dovrebbe sottostare a una fascia di lettori che solitamente se ne frega nulla di queste cose. Ecco, se mi permettete una digressione al riguardo, Attack on Titan, perlomeno, sta dimostrando come tanti preconcetti sulle riviste fossero sbagliati a priori e che sarebbe soltanto meglio evitare queste chiacchiere inutili su shonen o seinen. Possiamo accettare che sia un manga decisamente maturo nei temi e basta, senza categorizzarlo in un qualche target tagliato con l'accetta solo perché ci fa più comodo, perché ci fa sentire meglio dire ah sì, è quasi un seinen. Non è necessario, e parlo proprio non solo ai lettori, soprattutto gli italiani che ancora litigano su questa questione, ma anche all'industria che vuole a tutti i costi categorizzare ogni opera anche quando non necessario. Ma sto uscendo fuori dai binari, scusate. Continuiamo. Mi fa comunque piacere che Armin sia quello che per primo è riuscito ad arrivare alla biologia di Eren in forma gigante, capendo che tale punto cruciale da attaccare fosse il punto in cui risiede Eren in forma base, e oltre a dimostrare quanto sia in effetti un personaggio intelligente e decisamente sveglio, probabilmente uno dei più riusciti in questo manga, mi fa anche notare la leggerezza con cui Isayama lo tratta, dal momento che Armin risponde a una domanda che nessuno si era fatto e non si pone una seconda domanda. Ok, tutti i giganti si uccidono in quel punto che guarda caso è il punto in cui Eren si trova quando si trasforma, e quindi se lui avesse colpito proprio quel punto lo avrebbe shottato, e per questo mira al braccio. E non si chiede se allora ciò valga per tutti i giganti? Non si chiede se magari tutti potrebbero essere giganti in berserk come Eren? Perché ok, non sarà così. Ma se io fossi in una situazione come quella, in cui vedo un mio amico che si trasforma, che impazzisce e attacca tutti, e che per ucciderlo devo mirare lì, in quanto lui si trova in quel punto, me lo chiederei se allora non fosse così per tutti. Cavolo, ok, io ci penso sicuramente troppo su queste cose, ma rientra tra le motivazioni per cui, sinceramente, a parer mio, Isayama ancora non ne avesse poi in mente chissà che quadro completo di tutto.
Non lo so, anche perché se tu mi crei un personaggio intelligente come Armin, di cui tutti dicono che ha le strategie migliori, e poi però mi cadi su queste cose, non lo so. Comunque Eren si riprende, tappa il buco, gli umani hanno la loro prima vittoria, e quando però stanno per schioppare tutti, perché per qualche motivo assurdo decidono di tirare fuori Eren anche se non fosse necessario, e anzi sarebbe stato d'aiuto in quel momento, ecco che a salvarli arriva il carissimo Levi. Levi. Che ancora vogliono convincermi che si dice Levi. No! Come dico sempre, io non sono la persona più furba al mondo, lo ammetto. Questo manga sembra che stia facendo un soft reboot delle sue origini, e io ho anche una mezza idea di quale sia il motivo. Andiamo con calma però, che dite? Subito dopo gli eventi descritti, il manga torna indietro di qualche anno, e questo ho dovuto andare a vederlo io nei vecchi volumi perché non mi ricordavo le date, sinceramente. Ho un'altra lamentela a parte per questa cosa, ma lasciamo perdere. Il manga fa un passo indietro e nuovamente ci spiega cose che, tutto sommato, avevamo già capito. Perché Eren vuole diventare un uccidi giganti? Già l'avevamo detto capitoli fa. Cosa ne pensa dei vigliacchi come Jin? Già l'avevamo detto capitoli fa. Litigano spesso in sala mensa? Già l'avevamo visto parecchi capitoli fa. Ovviamente questi flashbackoni non sono certamente del tutto inutili, non sto dicendo questo, ma sembra semplicemente che Isayama si sia reso conto di aver saltato troppe cose importanti prima, decidendo quindi di aggiungerle dopo con la scusa di un momentaneo blackout del nostro protagonista. Perché ovviamente questi non sono due momenti uguali, sia chiaro, ma si collocano nello stesso periodo narrativo, e quindi la primissima domanda è: perché non lo hai mostrato prima? La risposta ve la do velocemente. Narrativa piegata alle tempistiche giapponesi. Ancora una volta questo modo di pubblicare shonen su rivista, seguendo una direzione editoriale precisa, distrugge il flow narrativo di una serie. Non è questione di maturità e non è questione di è un genere o un target. Parlo proprio della differenza basilare. Lo shonen in questione deve comunque seguire un'editorialità specifica. Un certo canovaccio che viene dato non perché sia un genere, ma semplicemente perché per stare su quella rivista e per rivolgerti a una determinata fascia di età, comunque non puoi fare alcune cose. Il seinen invece può prendere anche più tempo per sé, ha più libertà. I capitoli 15, 16 e 17 sono fondamentalmente 3 capitoli di spiegazioni di trama che vanno a scavare un po' nelle caratteristiche dei personaggi, cercando di renderli tridimensionali. E se questi 3 capitoli fossero stati messi a inizio manga, subito dopo il 2, il 3 e il 4, con loro che effettivamente diventano cadetti, il lettore medio si sarebbe rotto le scatole lasciando perdere il manga. Il modo migliore per interessare tutti è stato quello di darci il minimo necessario per capire i personaggi, proprio la base indispensabile, e poi subito boom 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 azione, ritornando poi a parlare di lore solo nel momento in cui i fan ormai sono stati accalappiati. E mi dispiace, ma questo è proprio il motivo per cui Attack on Titan, pur nella sua bellezza, è comunque un manga che si è terribilmente piegato al suo target di riferimento, ovvero, soprattutto, ragazzi. E cosa vogliono vedere i ragazzi? Vogliono vedere gente che semena. Isayama comunque fa bene ad andare un po' a caratterizzare i personaggi, per quanto già avessimo avuto comunque degli hint su Reiner e Barthold, e approfondimenti anche su Jin, oltre appunto ai protagonisti. Sempre più vediamo anche altri personaggi che diventano tranquillamente dei fan favorite dei lettori. E il bello è che con poco riesce a farceli amare, e questa cosa mi fa arrabbiare come un mostro, perché se questi capitoli fossero stati messi prima, io sarei stato ancora più interessato nel leggere i capitoli della vittoria degli umani, mentre invece di base in quel momento mi importava solo dei protagonisti. Cioè, se avessi già visto queste scene con Connie, Sasha, Ymir, la waifu, state sicuri che mi sarei molto di più goduto con ansia poi quei capitoli. Cavolo! Comunque, come detto, amo il modo in cui con poco ci vengano già caratterizzati nelle loro più basilari azioni. Chi è sbadato, chi se ne frega e si prende le conseguenze, chi è gentile, chi è scontrosa. Bellissimo. E per quanto riguarda il capitolo, mi piacciono le brevi interazioni che avvengono fra i personaggi, tipo Jin che dice a Mikasa che ha dei bei capelli e subito dopo Eren invece lo dice di tagliarseli. Sono particolarità all'apparenza banali che vanno comunque a mostrare anche sprizzi di caratterizzazioni diverse da giganti cattivi, grrr. Comunque poi tutti fanno il test di balancing sul movimento tridimensionale,
sono tutti super bravissimi, tranne ovviamente il protagonista, che giustamente non va più di moda, il protagonista shonen super bravo che riesce in tutto. Ma tanto poi ci diranno che magia era tutto un complotto di un pelatone che non voleva che Eren andasse a morire. Mi piace che ci siano questi colpi di scena. Beh, ci sta. Una cosa è un colpo di scena in cui dicono ricordi quella cosa, in realtà, e ci sta. Una cosa è un'intera porzione di manga che viene spostata perché altrimenti il lettore occasionale si annoia. E il bello è che questa stessa cosa, l'aggiunta di lore su lore, sarà ciò che farà poi droppare il manga a un sacco di persone in futuro perché annoiate dal fatto che nessuno più prendeva a manate in faccia l'altro, ovvero quando il manga si sposta più sulla fantapolitica. Ma lasciamo stare. Non so poi se far notare i disegni storti come faccio in altre analisi di altri manga, dato che dovrei puntualizzarlo in ogni pagina, e se era una cosa con cui potevo soprassedere nelle scene con i giganti, in quanto ci stava bene vederli tutti brutti e sfatti e tutto il resto, ora come ora mi dà un po' fastidio. Ma è lo stile dell'autore, quindi me lo faccio andare bene. Piccola nota a margine, amo tutti i personaggi e le loro sfaccettature, assolutamente. Soltanto che mi dispiace, ma continuo a vedere stupido il modo in cui è trattata, almeno adesso, Sasha, che è diventata niente più, niente meno di una comic relief che ha sì momenti seri, ma sempre buttati lì per far ridere. Fantastica l'idea che venga da un villaggio disgraziato in cui si caccia e si muore di fame a momenti, ma davvero ogni volta che viene introdotta è trattata solo come la spalla comica dei personaggi, senza un vero spessore nella trama. E sicuramente l'idea appunto di ragazza che doveva procacciarci il cibo da sola sarebbe stata decisamente bella, facendo risplendere proprio le sue doti di persona capace di adattarsi alle situazioni, e invece no, ci becchiamo dialoghi come "no capitano, è lei che ha scorreggiato", come in un film di Massimo Boldi. Torniamo un attimo più tranquilli. In linea generale, sto amando questo flashback in quanto capace di donare spessore a molti personaggi altrimenti abbastanza di sfondo, soprattutto facendoceli apprezzare nelle loro particolarità. Ma tutto ciò continua per me a essere un madornale errore di posizionamento nel manga per tutti i motivi che vi ho già detto. Apprezzo che ognuno di questi 2 capitoli sia praticamente dedicato in maniera non dichiarata ma quasi ovvia alla crescita di Eren e al suo modo in cui influenza o è influenzato dagli altri. Nel primo caso le sue sofferenze per utilizzare il sistema di movimento e come solo in questo modo potrà staccarsi da Mikasa. Nel secondo caso invece cosa significa davvero mettersi in gioco in un mondo del genere. Andiamo per ordine. Prima di tutto, io sono un po' stupido e quindi in queste vignette non riuscivo a capire che quella frase la dicesse Mikasa, dato che la freccia del balloon non punta verso di lei. Comunque, in tutto ciò il discorso che fa merita sicuramente un approfondimento. È stupido credere che solo tramite la lotta e forza bruta si possa fare la differenza. Cavolo, è un concetto fantastico che non verrà mai più ripreso praticamente, dato che poi tutti i protagonisti, guarda caso, finiranno per diventare quelli che picchiano. Ma l'idea effettiva di come sia stupido idealizzare le forze armate in quanto protettrici delle mura è qualcosa di bellissimo. Si può fare la differenza e aiutare il prossimo anche come guardie della città, anche nei campi, aiutando le persone comuni nella loro vita quotidiana. Letteralmente quasi un discorso contro l'idea stessa della guerra, posto in un manga che dell'idea della guerra e di come sia sbagliata ne farà un simbolo, che viene però lasciato lì e perso nel vuoto, per la fantastica gag con Sasha che voleva il pane. Non sono arrabbiato, sono deluso. Il resto del capitolo è invece decisamente più interessante in quanto continua a fossilizzare la mia idea di lungimiranza da parte di Isayama per quanto riguarda il ruolo di Reiner e Barthold, almeno sicuramente Reiner. Barthold invece è già molto più nascosto, anche se sicuramente ci sarà stato un motivo per metterli da subito in coppia loro due, o no? Emblema delle pagine secondo me è lo scambio di battute che avviene fra Eren e Reiner. Il primo afferma che ucciderà ogni singolo gigante non fermandosi davanti a nessuno, facendo un po' sobbalzare i presenti che, mentre in questo momento del manga crediamo sia per la determinazione di Eren, più avanti scopriremo che il sobbalzo è dovuto molto di più al fatto che effettivamente Eren stava anche parlando indirettamente a loro due. E a questa velata minaccia di Eren anche Reiner risponde con un'altra velatissima minaccia che capiamo essere rivolta a qualcuno di specifico.
ovvero Eren, proprio per come Isayama poi incornicia gli occhi del ragazzo in uno sguardo spaventosissimo. Reiner riuscirà a tornare a casa, che come sappiamo non è il villaggio di cui parla, e completerà la sua missione a tutti i costi, ovvero anche asfaltando Eren se necessario. Uno scambio di battute completamente lungimirante che ben mostra alcune idee già ben chiare, per quanto secondo me ad alcune idee ben chiare se ne contrappongano altre meno. Come vedremo da qui a poco, non temete. Il giorno dopo Eren ci riprova, fallisce, ma plot twist era rotta la cinghia, quindi ne prova una nuova e non solo riesce subito, ma il comandante si stupisce proprio di come Eren sia bravo, essendo resistito un po' anche con quella manomessa. Bravissimo. E ciò comunque porta al primo punto. Eren in questo caso si stacca da Mikasa facendole capire di sapersela cavare anche da solo e di non dover essere protetto. E soprattutto inizia a stringere anche legami capaci poi, in futuro, di cambiare radicalmente le sorti della storia. E questo ci porta direttamente alla seconda parte, ovvero quella in cui si addestrano a prendersi a coltellate fra di loro, in cui Eren stringe più un rapporto con Reiner ed Annie, e a sua volta fa sì che si risvegli il vero spirito di ragazzi che invece vorrebbero solo la vita facile di agi e lussi. Relativamente a ciò mi piace come comunque l'influenza di Eren non sia positiva, anzi, mi spiego. Lui non fa che spronare tutti a lottare esattamente come lui, diventando quasi un leader di questo battaglione che vuole sconfiggere i giganti. E normalmente, quindi, si penserebbe che se si segue il protagonista, allora si vive. E invece no. Eren li sprona a lottare, a non adagiarsi, non cercare la vita semplice interna alle mura. Tutti lo seguono e alla fine tutti, piano piano, per questo cambio di rotta, muoiono. Non è una cosa da poco se ci pensate. In questo particolare caso, il classico eroe diventa una persona che crede fermamente nei suoi obiettivi, che fa di tutto per inseguirli e che allo stesso momento condanna tutte le persone in quanto vuole che tutti siano esattamente come lui e basta. In questo capitolo comunque impariamo a conoscere la cara Annie che, tralasciando il fatto che anch'io mi farei picchiare da lei, diventa rapidamente a parer mio un bellissimo personaggio, per quanto anch'essa soffre parecchio del fatto di essere stata caratterizzata retroattivamente. Ovvero, letteralmente lei sta nello sfondo per 15 capitoli, poi improvvisamente ci dicono «Ah, ma lei sa anche fare queste cose?» E letteralmente l'arco narrativo successivo parla di un gigante femmina che è bravissimo a combattere. Non so. Lasciamo perdere tutto ciò che accade nel capitolo e cerchiamo di capire piuttosto dove Attack on Titan risulta terribilmente debole nel suo inizio, va bene? Anche perché bla 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 bla, bla si picchiano, bla 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 bla, bla uccidere i giganti, bla 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 bla, pelandroni, bla 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 bla, amici. Attack on Titan è terribilmente lungimirante, letteralmente sta mettendo ora le basi per cose che vedremo tra decine di capitoli, ed è una cosa fantastica questa, ma è completamente carente nella programmazione a breve termine capace di osare. Quando la gente mi chiede un consiglio se iniziarlo o meno, io dico sempre inizialo, è bellissimo, ma devi resistere tutta la prima stagione anime, ovvero fino in fondo al prossimo arco narrativo. Questo perché, e scusate se sto per usare impropriamente un termine, ma tra poco mi spiegherò meglio, è uno shonen come tanti, che in un linguaggio terminologicamente corretto non è niente di speciale, è sempre la stessa storia, giusto un po' più violenta. Già da prima ho introdotto il discorso. Sembra quasi che l'autore per tutto questo arco narrativo abbia seguito il compitino per accalappiare i lettori. Non c'è nulla di male, lo fa pure Togashi con l'arco narrativo degli esami, ma con la differenza che Isayama non è un autore esperto. Inizia il manga con un twistone gigantesco che ti incolla allo schermo o alle pagine. Mette l'acceleratore alla storia e in 3 capitoli ti fa vedere il mondo. Ti butta dentro letteralmente tutto ciò che si vede sulle riviste shonen. Ragazzi con un sogno, botte, violenza, combattimenti, mecha, gente che si dispera, il potere dell'amicizia e al culmine di tutto tira il freno e ti dice ok, comunque ecco a te i personaggi secondari per cui comunque dovrai fregartene qualcosa. E introduce letteralmente solo quelli che effettivamente serviranno alla trama. Ti fa credere ci sia world building gigantesco, ma letteralmente ci dà i nomi di Jin, Connie, Sasha, Annie, Reiner, Bertolt, Ymir e Krista. Fine. E guarda caso loro, e solo loro,
avranno una qualche valenza nella trama del manga, oltre ovviamente a chi arriverà dopo o comunque a quelli un po' più esterni come Levi o Erwin. Ah sì, poi c'è Marco, che la sua utilità è solo quella di essere nel flashback per poi dirci ah sì, è morto. E ok, Ocelot però 320 capitoli. Sì, ma io sto parlando di ora. Suona tutto come una pretesa per parlare male del manga, lo so, e me ne dispiace, ma converrete con me che è letteralmente una struttura fatta appositamente per partire a 90 subito e solo dopo per parlare dei personaggi, capite? Vi faccio un esempio proprio stupido, Dragon Ball. Fate finta che Dragon Ball inizi con tutti che partono per Namek, prosegua fino a quando Goku arriva e nel momento in cui dopo lo scontro con Ginyu lo mettono nella vasca di rianimazione, parte un flashback che ci racconta tutto da Pilaf ai Saiyan. E solo in quel momento noi diciamo ah, ecco chi era quel Tenshinhan e quello Yamcha. Capite che intendo? Magari parte col botto e ti gasa a bestia, ma manca della costruzione necessaria per fartene fregare qualcosa degli altri personaggi. Tutto qui. Della morte di Marco me ne sarebbe importato se questi capitoli fossero stati all'inizio, e del fatto che Annie fosse gigante donna mi avrebbe sorpreso molto di più se il cast femminile non fosse stato composto da 2 ragazze bionde. O era l'una o era l'altra, ma sarò pretenzioso io, non lo so. Per il resto, pur avendo amato come Reiner sia ambiguo in ciò che dice, Isayama poteva invece risparmiarsi la vignetta che ci mostra Annie che si allena con quello che è suo padre, che si vede che sia mia figlia, perché col senno di poi l'allenamento non l'ha sicuramente fatto con suo padre, o comunque non è stato quello con suo padre l'allenamento più importante della sua vita. A dimostrazione che Isayama, sì, aveva pensato a tantissime cose, ma in realtà non a quante possiamo crederne veramente. Questo capitolo segna comunque il definitivo passaggio fra il passato e il presente e devo ammettere che tutto ciò avviene in maniera davvero toccante sotto alcuni punti di vista, con i personaggi che si fanno delle promesse per poi ritrovarsi invece completamente a terra dopo gli eventi accaduti per chiudere la breccia. Tutto sommato, sotto questo punto di vista funziona, quest'idea di passato e presente, ma il fatto che una cosa funzioni non cancelli tutti gli errori di pacing narrativo che vi ho già detto, sia chiaro. Nota molto interessante comunque sulla genetica dei giganti è come in realtà non abbiano un tratto digerente e che in seguito ad aver divorato le persone poi le espellono nuovamente. Sicuramente un po' detto in maniera semplicistica ora come ora, ma è ovviamente collegato all'idea degli shifter, dato che in pratica loro non mangiano le persone per cibarsene, bensì per la speranza che uno di loro sia uno shifter e dunque poter riprendere anche loro una forma umana. Davvero davvero interessante secondo me. Questo porta le persone a dover bruciare i cadaveri per evitare si spargano pestilenze varie legate ai giganti, ed è qualcosa di realistico sulla falsariga stessa della peste del Medioevo, che rendeva infettivi anche i cadaveri, rendendo necessario bruciare tutto. È pur vero che se fossero stati davvero infettivi, stando a quanto aspettano e a come ci stanno vicini, avrebbero sicuramente preso qualche malattia in realtà, ma sono io puntiglioso. Intanto Eren si sveglia e fa l'effettiva conoscenza di Levi ed Erwin, il quale ha già istantaneamente capito che il colossale e il corazzato sono sicuramente persone con le stesse capacità di Eren, e io amo questa caratteristica del personaggio, che è praticamente un genio e che già da ora sospetta davvero ci sia qualcosa di legato alla cantina di Grisha. Davvero, io credo che sia proprio con l'entrata in scena di Erwin che davvero il manga inizia a ingranare a più non posso. È qualcosa di fantastico. Ma sapete cosa? La wiki di Attack on Titan segna questo capitolo come l'ultimo relativo a quest'arco narrativo, quello dell'allenamento nel corpo di ricerca. E di conseguenza dal capitolo 19 segna l'inizio dell'arco narrativo del gigante femmina. Mi sembra quindi il momento migliore per fermarci, non credete? Quindi direi che questa serie si può chiudere qui, con 3 video di analisi approfondita sull'inizio di uno dei manga più influenti degli ultimi anni. Non disperate tuttavia. Per quanto si chiuda qui la serie, nel caso ci fosse interesse nel vedere anche archi narrativi successivi, io vedrò di continuarla ancora, ma soltanto dopo appurato interesse da parte vostra, che potete dimostrare iscrivendovi al canale, lasciando like, condividendo questo video con tutti i vostri amici appassionati di Attack on Titan e commentando con i vostri pareri e opinioni. Da Ocelot MDB per ora è tutto. Vi invito a seguire tutte le serie attualmente in corso sul canale e noi ci risentiamo, come sempre, in un prossimo video.